Inter-Milan, derby numero 245, un derby storico, anzi epocale, lo ha definito il presidente Marotta, perché si giocherà per la prima volta in un San Siro di proprietà dei due club, di Inter e Milan. C'è Chivu al primo derby da allenatore dell'Inter, della prima squadra dell'Inter, contro Massimiliano Allegri, che invece prepara un trappolone, forse per la nostra Inter. Ecco, ne parliamo oggi con un nostro ospite graditissimo, l'esperto di Milan, direi più amato dalla community di Passione Inter, il nostro Martin Sartorio. Martin, ben ritrovato, un grande piacere di averti qui. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. Ho sempre portato bene ai colori nerazzurri, quindi mi sa perché per quello. Allora bisogna rinnovare questa tradizione, visti che gli ultimi derby sponda Inter non sono Mani andati basse. benissimo invece. Esatto, esatto, esatto. Il nostro Martin Sartorio da Milan Live. Martin, come andiamo innanzitutto con questa sosta che volge al termine? Che sosta è stata per il Milan? Beh, guarda, tu sai benissimo che le soste portano sempre infortunati nuovi. E in realtà questa volta, dopo il disastro della sosta di ottobre, al Milan è andata bene, perché era difficile che potesse andare male, considerando che metà rosa è rimasta a Milanello, Pulisic è rimasta a Milanello, che era la notizia più importante, perché sapevi bene che c'è stato questa diatriba con gli Stati Uniti, poi alla fine è rimasto, nonostante già stesse bene, però sarebbe stato un controsenso. E poi l'obiettivo era quello chiaramente di recuperare Rabiot, e quindi dovrebbe essere Rabiot la novità per domenica, oltre alla coppia inedita, perché Ah sì. non hanno mai giocato insieme in campionato dal primo minuto, ovviamente Rafa Leao e Chris Pulisic. Quindi tante belle notizie. Yashari che è finalmente recuperato, chiaramente partirà dalla panchina, però il Milan va tutto bene, l'unico infortunato è ancora Santiago Gimenez, però visto il rendimento non dovrebbe essere un grossissimo problema. È un giocatore che però fa un lavoro importante e che inevitabilmente la sua assenza porterà dei cambiamenti comunque a livello tattico in questo Milan. E allora, mentre ne approfitto, tra l'altro, per chi ci sta seguendo, lasciate un bel mi piace anche per supportare, per farci sentire con il nostro Martin e iscrizione al canale. Ehm, è un derby al quale ci stiamo avvicinando, sentendo un po' anche da altre parti, con questo gioco del chi ha più pressione, su chi c'è più pressione tra Inter e Milan. Tu ci hai parlato quindi di questa sosta dove tra l'altro la situazione Pulisic in piccola parte mi ha ricordato un po' Marcus Thuram, che pure era stato recuperato, però per recuperare al meglio giustamente è rimasto ad Appiano Gentile per lavorare in vista di questa partita. Un derby che sarà ad alta quota, come ormai manca da un po' di tempo, con l'Inter a 24 punti insieme alla Roma, il Milan è subito dietro a 22 con il Napoli, e all'Inter c'è questo tema dei big match, perché dopo i risultati della scorsa stagione, quest'anno già 2 sconfitte contro Napoli e Juventus, è arrivata la vittoria con la Roma che ha un po' diluito queste discussioni, però tanti tifosi interisti, se non tutti, si aspettano ecco, un grande acuto in una grande partita, anche se io non sottovaluterei il fatto che l'Inter arriva da 12 vittorie in 13 partite, in Champions League si è messa in una situazione abbastanza comoda, quindi per me l'Inter ci arriva bella agguerrita. Il Milan, Martin, ci arriva con una condizione di classifica comunque buona, una situazione buona e, come dicevi, fino ad ora Leao e Pulisic insieme non li abbiamo ancora mai visti. Lorenzo, bisogna capire quale versione vuoi quella scaramantica o quella reale, perché è giusto che io ti dia quella reale, nel senso che bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno e bisogna Mhm. dire che il Milan negli scontri diretti ha sempre fatto bene, i passi falsi li ha sempre compiuti quando il Milan aveva l'obbligo di Sì. vincere. Poi hai sottolineato il rientro di Pulisic, hai sottolineato il rientro di Rabiot, quindi non puoi dire che il Milan ci arriva male. È chiaro che dopo la pausa per le nazionali è sempre un'incognita, però chi dà per super favorita l'Inter bleffa. È vero che l'Inter è favorita perché viene da un super filotto e chi vuole si è preso l'Inter e io non me l'aspettavo, quindi va sottolineato questo. Quindi l'Inter giustamente un filino avanti, ma questa superiorità enorme anche per i problemi che ha mostrato l'Inter negli scontri diretti non la vedo e non sarebbe corretto da parte mia sottolinearlo. Se poi vuoi che io ti faccio
lo scaramantico, ti dico, beh, l'Inter è sicuramente più forte dell'anno scorso, non ha venduto nessuno, ha messo in rosa 2 attaccanti forti come Bonni e Pio Esposito, di conseguenza è più forte, c'è pure Akanji, è chiaro che l'Inter debba fare il triplete. E questa è la mia posizione, se vuoi, Mi- che poi non è così assurda. Ho sentito un po' un sottofondo di accento toscano, mi sembrava di sentir parlare un po', un po' Allegri con queste dichiarazioni. No, ma forse ti chiedo, c'è un tema proprio legato anche agli allenatori, nel senso che quello che dici è oggettivo, quello che hai detto sulla rosa dell'Inter, almeno per quello che abbiamo visto fino a qua, pur rimanendo secondo me alcune lacune in questa rosa che non sono state colmate. Però c'è un tema, ecco, Kivu contro Allegri, il tema dell'esperienza in questi big match. Addirittura c'è chi dice che se scambiassi le panchine, Allegri all'Inter e Kivu al Milan, Allegri all'Inter distruggerebbe questo campionato con questa rosa. Ma, a me sembra un po' esagerato Mm, dire questo, perché poi la controprova non l'avremo mai, anche perché Allegri certo. poteva aspettare un pochino, e l'Inter si sarebbe liberata, lo sapevo, la panchina dell'Inter si sarebbe liberata, invece ha deciso di chiudere col Milan, quindi magari era perché voleva fortemente il Milan. Quindi al di là di questo, è un dato di fatto che, e lo sottolineo perché io ero stato molto critico sulla scelta di Kivu, che ci sta stupendo perché ormai l'Inter è sua. Ricordiamo che a inizio stagione, dopo il passo falso con l'Udinese, aiutami, forse ce n'è stato pure qualcun altro, già si parlava Sì. di panchina a rischio, ha fatto un passo indietro, quel gioco spumeggiante che aveva promesso e fatto vedere in estate è venuto un po' meno, si è abbassato il baricentro perché vedevamo il povero Acerbi che rincorreva 80 metri di campo, anche no, quindi ha capito che bisognava fare un passo indietro. Il problema dell'Inter è risolvere quelle questioni di spogliatoio emerse Sì, in esatto. estate durante il mondiale. Quindi ripeto, complimenti a Kivu, Allegri è cresciuto. Questa pausa, chi dice che non si aggiorna, una stupidata. Allegri studia e aggiunge nuovi elementi nel suo team perché arriva qualcuno che lavora su un dettaglio, su un altro e Sì. quindi sai che i grandi allenatori lavorano così e Allegri fa parte di quella categoria e ha un team davvero, davvero importante. Quindi io lascerei così. Non so Kivu cosa farebbe con il Milan. Io so che l'ambiente non sarebbe felice, quindi quello potrebbe essere un problema. E non è un dettaglio da poco, No, perché sai che si anzi. infiamma subito sia la tifoseria di una parte che dall'altra. No, no, assolutamente, anzi. E a tal proposito, visto che accennavi alla difesa, è stato un grande tema durante questa sosta il fatto che l'Inter comunque stia cercando adesso di avere questo atteggiamento molto aggressivo che porta ad avere anche una difesa alta. Questo potrebbe eventualmente favorire Bissek al centro della difesa perché è più veloce o comunque meno lento degli altri centrali a disposizione di Kivu. Però, ecco, ci sembra, analizzandolo, una potenziale trappola, nel senso che Allegri più basso e attendista sembra andare un po' a giocare a casa sua, avendo poi Leao che è molto rapido e i movimenti di Pulisic che sono difficili comunque da leggere. Quindi, secondo te Allegri che trappola sta preparando per l'Inter? Beh, bisogna capire, questo me lo devi dire tu, qual è il punto debole dell'Inter, perché per esempio la partita Milan-Napoli è stato lo specchio delle capacità di Massimiliano Allegri, ha messo in difficoltà subito il lato debole del Napoli, mi pare che giocasse Marianucci, era quasi un Sì, esordio per lui, l'ha messo subito in difficoltà con le qualità di Chris Pulisic e il Milan lì ha messo in discesa il match. Quindi è chiaro che Massimiliano Allegri conosce bene i difetti dell'Inter e lì si giocherà. Rafa Leao ha fatto soffrire tanto in passato Bissek, l'ultima vittoria del Milan in Supercoppa. Bissek non è che fece benissimo, quindi nonostante sia il giocatore più veloce, con Rafa Leao che ha cambiato un po' obiettivo, ha detto che ora segnare è la cosa più importante del calcio. Qualcuno direbbe, ma poteva pensarci anche prima. quindi, quindi è chiaro che i due attaccanti del Milan sono chiamati a fare la differenza, ma il discorso è analogo dall'altra parte, quindi vedo più attaccanti
cioè più attacchi che difese, cioè nel senso la partita si vincerà là. Però Mm. sappiamo che Allegri è molto bravo poi a trovare la quadra anche dietro quando gioca con le big. Sarà una partita a scacchi e sono curioso di capire come Kivu riuscirà ad affrontare un grande allenatore. Perché dai, sai bene che l'Inter quando gioca con Gasperini ha vita facile. Di Quindi quella non solito, conta. finora ha sempre funzionato questo incastro. Senti, ti volevo girare un paio di domande che si collegano bene al discorso che stiamo facendo dalla community del nostro club di Passione Inter. Tra l'altro sopra il nostro Martin c'è il QR code per entrare a far parte del club di Passione Inter, così potete fare le vostre domande ai nostri ospiti. Intanto Francis ci chiedeva, c'è un unico ballottaggio probabilmente nella formazione del Milan, formazione fatta praticamente? Sì, la formazione è fatta, l'unico ballottaggio è quello legato a Bartesaghi e Stupinian. Io sinceramente non avrei dubbi su far giocare Bartesaghi, visto che Stupinian le ultime apparizioni ha fatto solo disastri più della grandine. In questo caso dovrebbe dire più della neve, ma la neve ne fa meno della grandine. Quindi io non avrei dubbi a far giocare Bartesaghi. Sì, la formazione è quella, con il rientro di Rabiot. Posso dirti che il tifoso rossonero farebbe molto a meno, io faccio parte di questa categoria di Fofana, come lo Ok. chiamava Fonseca, perché ha dimostrato di non essere né carne né pesce e quando diventa più pesce, cioè più attaccante, fa danni, dietro fa danni, quindi non avrebbe molto senso farlo giocare. Però c'è una statistica che dice che con Rabiot Fofana è Cresci. più che un ottimo centrocampista. Quindi magari Allegri si affiderà a questa statistica, ma sappiamo che Fofana comunque è uno dei pupilli, tra virgolette, di Allegri, quindi non Guarda, parliamo di questo. sta- no, stavo studiando un po' questo Milan perché mentre ragionavamo sul discorso Rabiot-Barella, che è un tema che abbiamo trattato spesso anche nei confronti con la Juventus, allora la formazione dell'Inter ci sono dei dubbi ancora da sciogliere. Il principale è al centro della difesa. Al momento, secondo me, Acerbi, anche per il motivo che dicevi tu del fatto che Allegri possa andare ad attaccare sui punti deboli, eccetera, Acerbi è vero che con un attacco molto mobile, l'abbiamo visto con Napoli, può avere delle difficoltà. Però ha lanciato dei buoni segnali, non lo so, io ho qualche sensazione che potrebbe spuntarla la Cervia alla fine, con Akanji e Bastoni a completare la difesa. Carlos Augusto a destra, scelta abbastanza obbligata vista l'assenza di Dumfries, Di Marco a sinistra è inamovibile in questo momento. L'altro dubbio è chi completa il centrocampo con Barella, Cianoglu e Zielinski, secondo me in questo momento ha il leggero vantaggio su Sucic, mentre davanti Lautaro Thuram sembra scontato con un piccolissimo spiraglio da tenere d'occhio su Bonni che sta bene, ma potrebbe giocare a Madrid, quindi teniamolo d'occhio, perché stavo pensando Barella e Rabiot sarà un duello, l'altro duello sarà a quel punto Zielinski-Fofana, con Fofana che quando gioca Rabiot va a fare un po' di più l'incursore, spesso come dicevi anche tu va a fare un po' di più l'attaccante, quindi Zielinski lo abbiamo visto un pochino pigro dal punto di vista difensivo in questo momento, fino a qui, però con un Fofana che non è proprio il migliore incursore in Sì. circolazione, potrebbe essere un duello più equilibrato da questo punto di vista, in cui Tenischi potrà ragionare anche molto più in supporto a Cianoglu in regia e con qualità. Poi Zelinski contro il Milan ha avuto un certo feeling dopo, nelle tante sfide da avversario, soprattutto con il Napoli. Quindi tanti duelli sicuramente in questa partita. E andando verso la conclusione, si affrontano anche due squadre che condividono lo stadio adesso di proprietà tra due fondi. Quindi Giorgio ti chiedeva se ci fai anche un bilancio personale su quella che è stata l'esperienza del Milan con un fondo come proprietario. Ci sono più pro, più contro nell'avere un fondo che gestisce una società importanti comunque. Beh, guarda, l'Inter sta un po' scoprendo cosa significa avere un fondo come proprietario, perché il mercato è diverso, i colpi alla Marcus Thuram, dove paghi tante commissioni per calciatori che sono arrivati al punto di poter firmare forse il contratto più importante, quindi poi anche Zelinski, mi viene in mente Zelinski, sarebbe sicuramente un colpo da eliminare, Taremi, tutti questi nomi non verrebbero sicuramente acquistati dalla nuova proprietà. Ancora erano già stati colpi fatti prima dell'arrivo del fondo all'Inter. Quindi
bisogna capire che bisogna andare avanti con le proprie gambe e l'interesse è quello di creare profitti, quindi prendere giocatori che sono asset e quindi possono crescere loro o far crescere il livello della squadra. Bisogna abituarsi a questo. Lo stadio di proprietà serve proprio a quello, a poter andare ancora di più con le proprie gambe, quindi buone gestioni perché loro sono degli ottimi manager, ma vedere gli investimenti, 100 milioni per un calciatore, anche no. L'Inter quest'estate poteva investire, ma abbiamo visto dove si è investito. 20, 20, 20, 20, che era qualcosa che faceva il Milan, che continua a fare il Milan. Però c'è chi è messo peggio, dai. Sì, questo diciamo che non è troppo incoraggiante, però è una strategia che va dosata giustamente e i risultati poi possono arrivare. L'ultima domanda che volevo farti poi dal nostro Emilio ti chiede, questo è più da tifoso ovviamente, se c'è un giocatore dell'Inter, del presente o del passato, che hai invidiato, che in qualche modo avresti voluto al Milan magari. Guarda, io sono onesto, io ho sempre invidiato l'attaccante, perché l'Inter ha sempre preso un attaccante che a me faceva impazzire. L'ultimo che mi viene in mente è Samuele Eto'o. Eto'o per me, perché io ho una passione, il mio giocatore preferito è stato George Weah, Eto'o, quindi per me era il giocatore che mi avrebbe fatto impazzire. Non è arrivato all'Inter, quindi l'ho ammirato dall'altra parte. Poi gli attaccanti, sottolineo gli attaccanti. Bene, bene. Quindi Thuram o Lautaro oggi ti piace di più? Allora, guarda, io non sono un estimatore di Lautaro perché secondo me è sopravvalutato, però sono Ah. dell'idea, sono Mi piace. dell'idea che qualsiasi attaccante giochi con Lautaro renda al massimo. Quindi mi prendo Lautaro così mi fa esplodere il mio giocatore preferito che è Rafa Leao, mi fa fare 40 gol. Bene, bene, la chiosa perfetta, hai trovato la chiave giusta. Martin, come sempre è stato un grandissimo piacere, Anche per me. questo clima che si crea per presentare un derby che è sempre, molto positivo comunque quello che si vive a Va bene. Milano, quindi, è stato un grandissimo piacere riavere qui con noi Martin Sartorio da Milan Live. Grazie Martin. Grazie Lorenzo, un abbraccio a tutti. Mi raccomando, poi nei commenti tra l'altro facciamo anche il gioco opposto, ci fate sapere voi nel Milan chi togliereste, chi invece vi piacerebbe avere della storia milanista, ce ne sono tanti ovviamente anche nella storia del Milan, fateci sapere qui, ne parleremo anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, in diretta alle 19:30, l'avvicinamento al derby con la conferenza stampa poi alla vigilia che seguiremo insieme, mi raccomando, quindi iscrizione al canale, vi lascio con un altro approfondimento qui sotto per chi ci ascolta in podcast, per chi ci segue su YouTube invece vi basta cliccare qui.